Adesso la dieta, tu ti metti a dieta? Non sei in forma? No, io è perché io ballo. Quando balli i Village People, YMCA, se tu fai così, dimagrisci 2 kg. Allora, tu non hai bisogno della dieta di Walter Longo, che però è utile perché combatte il cancro. Vediamo il servizio di Maria Vittoria Savini. Nutrire il paziente ma affamare il cancro. E questa la scommessa e l'imperativo di Walter Longo, esperto di fama internazionale e autorità nella ricerca della relazione tra nutrizione e longevità. Vivere più a lungo è meglio, combattere invecchiamento, fattori di rischio di molte patologie, fino ai tumori. È un obiettivo perseguibile anche a tavola, anzi a digiuno. La strategia proposta dal professor Longo è stata messa a punto dopo oltre 30 anni di studio e prevede un'alimentazione a basso contenuto di calorie, zuccheri e proteine, bandite quelle animali, ma ad alto contenuto di ortaggi e grassi di origine vegetale, come olio extravergine di oliva, frutta secca e cioccolato fondente. L'obiettivo? Da un lato indebolire il tumore e dall'altro proteggere e potenziare il sistema immunitario. Il cancro nemico complesso, per combatterlo occorre una vera e propria squadra, guidata sì dall'oncologo ma supportato anche da nutrizionista, biologo molecolare e psicologo. Recenti studi dimostrano che affamare il cancro è un'arma potentissima, un vero e proprio farmaco. Ma attenzione, la dieta Mima digiuno prevede 5 giorni di restrizione calorica, da ripetere 2-3 volte l'anno e soprattutto sotto stretto controllo medico. Quindi non basta mangiare poco, è necessario mangiare bene, perché la posta in gioco, assicura Longo, è altissima. Sconfiggere e prevenire il cancro con il sostegno di scienza, tecnologia, ma anche controllando quello che mettiamo nel piatto. Buonasera professor Walter Longo, che dirige il laboratorio di longevità all'Istituto di Oncologia Molecolare di Milano e lo stesso laboratorio di longevità all'Università di Los Angeles, California. Allora, questo è il suo libro, Il cancro a digiuno, come digiuno e nutritecnologia stanno rivoluzionando la prevenzione e la cura dei tumori. Fino adesso lei ci ha insegnato come dimagrire con saggezza, adesso ci insegna a dimagrire curando anche i tumori. O prevenendo i tumori, non ho capito. Diciamo che dimagrire non è mai stato il nostro obiettivo principale. Ovviamente il grasso addominale ha un ruolo centrale come fattore di rischio per molte malattie, quindi anche dimagrire è importante, però il nostro obiettivo è sempre stato quello dell'invecchiamento. Com'è che usiamo i nutrienti, sia giornalmente che con queste cose periodiche come la dieta Mima digiuno, com'è che usiamo la nutrizione per fare un reset del sistema. E quindi se una cellula è insulino resistente, quindi non risponde più all'insulina, come si riporta indietro, come si ringiovanisce il sistema? Però una persona, voglio dire, magra, eccetera, invecchia meglio di un obeso, evidentemente, insomma. No? Sì, esatto, quindi dico, comunque l'accumulo di grasso, il sovrappeso, l'obesità sono dei fattori di rischio importanti e vanno eliminati o ridotti, però non siamo mai stati focalizzati su quello, siamo più focalizzati sull'invecchiamento, il tasso di invecchiamento e come riportare l'età biologica indietro. Allora, nel momento questa dieta Mima digiuno, che significa Mima digiuno? Mima digiuno, questo intanto viene da uno studio che aveva iniziato 12 anni fa a Los Angeles sui pazienti con i tumori e avevamo provato il digiuno solo acqua e praticamente i pazienti si sono rifiutati, gli oncologi si sono rifiutati, quindi da lì il governo americano ha sponsorizzato la nostra ricerca sulla dieta Mima digiuno, cioè come fare a mangiare i pazienti e allo stesso tempo avere gli effetti del digiuno nel sangue, ad esempio cambiamenti di fattori come l'insulina, l'IGF-1, eccetera. No? Questa qui è una dieta, vediamo, adesso è una dieta vegana sostanzialmente, questa qui Mima digiuno da fare però soltanto 2 o 3 volte all'anno. Sì, per le persone sane è da fare 2 o 3 volte all'anno, poi abbiamo 25 studi clinici adesso in tutto il mondo, alcuni sono stati completati, molti altri no, su varie patologie, cancro, diabete, malattie autoimmunitarie, Alzheimer ad esempio a Genova. Allora, guardiamo questa è destinata principalmente al cancro, credo. Allora, 100% vegano, solo fonti proteiche vegetali da frutta secca, semi oleosi, bassi livelli di proteina, alti livelli di grassi sani, cioè olio, evo, olive, cioccolato fondente, frutta secca, carboidrati complessi, cioè gli ortaggi sostanzialmente,
sì normale attività motoria quotidiana, no attività fisica intensa o sport agonistici. Il pranzo e la cena come funzionano con questa? Sì, questa è la dieta minima digiuno, quindi la dieta minima digiuno È una noi dieta stiamo estrema cercando di questa, trasformarla in una medicina, quindi una medicina che poi eventualmente per le malattie sarà approvata dall'FDA, speriamo, ma una medicina. Quindi la dieta minima digiuno va fatta come testata clinicamente e c'è tutto uno sviluppo e tanta ricerca da parte di tanti istituti, incluso l'IFOM a Milano, e quindi insomma questo è una cosa molto precisa e da non improvvisare a casa. Molto diversa invece la dieta della longevità, la dieta di ogni giorno che può essere fatta liberamente nei limiti delle guidelines. Ma intanto questa dica, uno che cosa può mangiare? Intanto per quanti giorni deve durare questa dieta anticancro, chiamiamola così? La dieta che stiamo testando negli studi clinici dura o 4 o 5 giorni, ci sono due versioni, ad esempio in Olanda hanno testato la versione da 4 giorni. Nei quali si mangia che cosa? Nei quali i pazienti ricevono un pacchetto che contiene i 4 giorni. Adesso inizieremo uno studio multicentrico in Italia che permetterà a chiunque di entrare senza pagare niente e di entrare nello studio clinico e quindi venire seguito da vari centri oncologici italiani per poter fare questa dieta minima digiuno insieme alle terapie standard. Questo per chi è già malato di cancro, quindi non è una dieta di prevenzione, no, insomma. Sì, per chi è già malato di cancro c'è una dieta speciale che abbiamo già testato clinicamente e che poi verrà usata in questi studi clinici. Per chi invece è interessato all'invecchiamento e a prevenire il cancro, la dieta minima digiuno può essere fatta 2 o 3 volte all'anno e non è necessario né l'oncologo né il medico, anche se un nutrizionista almeno è raccomandato. Allora, vediamo adesso l'altra, quella della longevità, che è buona per tutti, diciamo. Guardiamola un momento. Allora, questa invece è una dieta vegana più pesce, sostanzialmente. Sì. Lei proprio la carne la detesta, io me lo ricordo questo. No, a me la carne piace moltissimo, però diciamo che gli studi, qui parliamo di diete ideali, no? Quali sono le diete? Se andiamo a vedere le zone del mondo, Okinawa, certe zone della Sardegna, Calabria, Loma Linda, eccetera, quali sono le diete ideali che hanno portato le persone a diventare centenari e che sono anche simili a quelle che abbiamo diciamo sfornato nella ricerca? E questa dieta della longevità è proprio questo, cioè quindi se uno vuole ottimizzare la possibilità di arrivare a 100 anni sano, questa è la dieta ideale. La colazione, caffè o tè, un bicchiere di latte vegetale, pane integrale o di segale, un cucchiaino di marmellata senza zuccheri. Spalmare un cucchiaino di marmellata è un'opera ai limiti dell'impossibile, insomma, nel senso che il pane non se ne accorge nemmeno il cucchiaino, insomma. Vabbè, comunque non discuto. Pranzo, una zuppa di che? O deve iniziare con 70 grammi di pasta o di pane. Quindi pasta e, che cosa? Pasta, riso, patate. Ma con verdura anche, pasta con verdura? Sì, verdure, legumi. Sì. Perfetto. Metà pomeriggio un frutto fresco e 15 grammi di frutta secca. La frutta secca è molto convincente nelle sue diete, vero? C'è sempre più o meno. E poi un filetto di pesce Macedonia di stagione con semi misti. Allora, siccome uno non può, a parte magari non tutti possono permettersi, non può mangiare per tutta la vita pesce la sera, le alternative quali sono a questa dieta? Le alternative sono quelle che diciamo, gli italiani hanno sempre usato tanti anni fa, quindi tanti legumi, principalmente si mangiavano legumi e la carne o il pesce venivano mangiati una volta a settimana per molti di questi che sono arrivati a 100 anni. No? I sardi, che sono i centenari italiani, che dieta fanno? L'avete studiata? Tanto fanno una dieta molto diversa, tutta Italia fa una dieta molto diversa adesso di quella che si faceva 50 anni fa. Comunque i sardi anche 50 anni fa mangiavano formaggio, mangiavano carne, però di nuovo la mangiavano una volta alla settimana. Il formaggio era molto più comune per il pastore sardo, ovviamente. No? Quindi voglio dire, questa dieta, se si mangia carne, magari lei era contrario alle carni particolarmente rosse, insomma, si mangia carne una volta alla settimana, insomma, va bene lo stesso. Insomma, sì, no? Probabilmente non cambierebbe molto se si mangiasse carne una volta alla settimana. Infatti nella versione dei bambini che avevamo coperto insieme l'anno scorso, la carne una volta alla settimana, anche 2 volte alla settimana. Gli americani come fanno a fare meno di carne? Gli americani?
Ma gli americani, ce ne sono tanti vegani in America adesso, insomma, una delle più dei gruppi insomma, in forte espansione è quello dei vegani. Sì. In Texas voglio vederla io a dire non mangiate la carne. Di certo non è la maggior parte degli americani, Infatti, quindi insomma loro mangiano molta rinunciare carne. al barbecue, la vedo dura, insomma. Buonasera, Giacomo, professor Alessandro Leviano, che è direttore del Dipartimento di Medicina Traslazionale di Precisione all'Università La Sapienza di Roma ed è esperto, di questo abbiamo invitato, di medicina interna e di metabolismo. Che è la traslazionale? Traslazionale è quella disciplina che serve appunto a trasportare le informazioni ottenute da studi di base, studi animali, ovviamente nell'uomo. Quindi è una scienza che studia l'applicabilità, in poche parole, di quello che Walter Longo studia negli animali, nelle cellule, ovviamente nell'uomo. Allora, torniamo dopo qualche istante di pubblicità. Torniamo in studio con il professor Walter Longo, con il professor Alessandro Leviano. Walter Longo è appena in libreria con questo libro di Vallardi, Il cancro a digiuno, e nella prima parte, prima della pubblicità, ci ha spiegato quali sono due tipi di diete, insomma una dieta molto stretta, integralmente vegana, che serve a ridurre in qualche modo la potenza del cancro, no? Se fatta bene, Indebolire il cancro. a indebolire il cancro, e poi invece una dieta della longevità, tema del quale il professor Longo è uno specialista, che serve per campare più a lungo. Ecco, la sua dieta ideale qual è? Guardi, la dieta ideale, lo dice l'epidemiologia, è la dieta di tipo mediterraneo. Ma attenzione, oggi in Italia, come sicuramente ha detto Walter, ormai la dieta mediterranea la fanno veramente in pochi. I carboidrati sono spesso raccomandati o comunque consumati, quelli particolarmente raffinati, mentre invece sappiamo che questo è un tipo di alimentazione che predispone a quelle che sono le malattie cronico-degenerative. Un dato molto interessante, a mio giudizio, è il fatto che negli ultimi decenni abbiamo Perché cosa esponi alle malattie cronico-degenerative, quindi dal Piatti di pasta cancro, asciutta? diabete. No, mangiare troppo spesso pasta ultra raffinata, quindi la farina 00, quindi cercare di mangiare di più invece gli alimenti che sono più ricchi di fibre, per ridurre quella che è lo stimolo alla produzione di cellule potenzialmente dannose. Tenga presente che negli ultimi anni si è osservato ad una inversione di quella che è l'epidemiologia delle neoplasie. In particolare si è visto che oggi sono molto, ma molto più presenti quei tumori che derivano da alterazioni metaboliche, non più da episodi infettivi, per esempio l'epatocarcinoma seguendo la epatite C oppure altri tipi di patologie. Questo ci dimostra che l'alimentazione è una strategia definitivamente importante nella prevenzione, ma quello che è la novità che è stata posta oggi all'attenzione è che l'alimentazione aiuta non solo a prevenire il tumore, ma anche a rendere le terapie antineoplastiche più efficaci e più tollerabili. La pasta, queste paste più dietetiche, eccetera, non hanno nessun valore, no? Le paste che hanno un basso indice glicemico, cioè quelle paste che non sono ultra raffinate, che quindi non hanno un'elevata capacità di far aumentare la glicemia dopo essere assunte. Quindi la integrale sicuramente va bene, ci sono altri poi tipi di cereali da cui si può trarre per esempio delle paste, il kamut ad esempio è uno che viene utilizzato. Ora però attenzione, non vogliamo trasformare completamente la dieta mediterranea. La dieta mediterranea è un patrimonio immateriale dell'umanità, come fare a distruggerla? Ma noi qui la tornare... difendiamo fermamente. Esatto, è giustissimo, ma allora dobbiamo veramente tornare alla dieta mediterranea classica. Allora, guardiamo un momento i tumori, che sono sempre troppi. In Italia, questi sono i dati dell'Istat, ci sono 377.000 nuove diagnosi in un anno e colpiscono leggermente più gli uomini, 195.000 e 182.000 donne. Qual è il tasso di mortalità che sta riducendo, mi pare, no? Più o meno. Ma il tasso di mortalità adesso Alessandro è meglio informato per rispondere a quella domanda, però è alto. Sì. Purtroppo è alto. Tenga presente che un dato di cui sono sicuramente orgoglioso è il fatto che abbiamo molti meno decessi per cancro rispetto agli ultimi anni. Solo negli Stati Uniti negli ultimi decenni sono stati evitati 3 milioni di morti per cancro. Ma attenzione,
Questo ha determinato una riduzione del tasso annuale di aumento delle morti. Vuol dire che ogni anno, nonostante questi grandissimi risultati della terapia, nonostante questo, ogni anno ci sono più morti dell'anno precedente. Di meno, ma ci sono. Quindi ancora c'è da fare in termini... Più morti o meno morti? Ci sono... Non ho capito. Fatto il numero... 100 morti l'anno scorso, quest'anno quanto ce ne 102. aspettiamo? 100, quindi crescono i morti. Crescono, ma 10 anni fa da 100 passavano a 110 e poi l'anno dopo 120. Cioè aumentano ma è una percentuale più bassa. Bravissimo, aumentano. E questo vuol dire che le terapie oggi attuali sono estremamente efficaci, molto efficaci, perché hanno permesso di personalizzare la terapia. Però dobbiamo aggiungere qualcosa per renderle ancora più efficaci, non per sostituirle, ma per aggiungerne efficacia. L'Italia come tasso internazionale di decessi per cancro sta nella media più o meno? È più o meno nella media. Diciamo che tutti i paesi occidentali, soprattutto l'Europa, Unione Europea, più o meno è come gli Stati, un po' meno degli Stati Uniti, ma indubbiamente viene considerata come quelle situazioni, quelle aree geografiche in cui la incidenza di tumore comunque e la mortalità è aumentata. Sono degli alimenti in qualche modo cancerogeni? Ce ne sono tanti, adesso penso che il WHO ha aggiunto la carne rossa tra questi che sono cancerogeni, quindi, e ce ne sono tanti che sono sospettati essere cancerogeni, quindi, però diciamo che questi studi spesso sono basati solo sull'epidemiologia. Adesso ci sono tanti altri studi, l'epidemiologia non sempre riesce ad identificare i problemi e quindi noi sospettiamo che ci sia un tipo di dieta che sia proprio responsabile per tanti tipi di tumore. Ad esempio noi nel 2014 avevamo pubblicato uno studio negli Stati Uniti epidemiologico che faceva vedere che la popolazione che mangiava più del 20% delle calorie da proteine aveva 4 volte il rischio di morire di cancro, di sviluppare e morire di cancro di quelli che mangiavano bassi livelli di proteine. Bene. Che cosa dobbiamo aspettarci con queste ricerche per il futuro? Sicuramente bisogna pensare a adottare terapie che sono più veloci. Diciamo che la medicina aspetta l'FDA e quindi le decisioni dell'FDA per fare qualsiasi mossa. La scienza va molto più rapida della medicina, questi studi dell'FDA sono molto lenti e costosi e quindi io nel libro parlo di un team che coinvolge anche un biologo molecolare, un nutrizionista, uno psicologo, che potrebbe aiutare il paziente, soprattutto il paziente che non risponde alla terapia standard, a accelerare questo processo, avere disponibili terapie come può essere la dieta a digiuno, la dieta longevità, ma tante altre, che hanno tanta ricerca dietro, ma non sono ancora state approvate dall'FDA e quindi non sono ancora pronte per l'uso come standard of care, quindi terapia standard. Bene, grazie al professor Longo, autore Il cancro a digiuno, come digiuno e nutri-tecnologia stanno rivoluzionando la prevenzione e la cura dei tumori, pubblicato da Vallardi, e grazie anche al professor Alessandro Fabiano di Università di Roma. E grazie a voi, buonanotte.